Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Dolgosin, capsula a rilascio modificato di Malife Pharmaceuticals SRL. Ultimo aggiornamento, 15 febbraio 2022. Cos'ha Dolgosin, capsula a rilascio modificato? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dolgosin, capsula a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Dolgosin, capsula a rilascio modificato? Dolgosin, capsula a rilascio modificato, ha un farmaco a base del principio attivo chetoprofene, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido propionico. È commercializzato in Italia dall'azienda di Malife Pharmaceuticals SRL. Dolgosin, capsula a rilascio modificato, può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Dolgosin 200 mg 28 capsule rigide a rilascio prolungato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: di Malife Pharmaceuticals SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: chetoprofene. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: capsula a rilascio modificato. Indicazioni: Dolgosin è indicato nel trattamento dell'artrite reumatoide, dell'osteoartrite, della spondilite anchilosante, delle manifestazioni acute articolari e periarticolari, borsite, capsulite, sinovite, tendinite, della spondilite cervicale, del dolore in sede lombare, strappi, lombaggine, sciatica, fibrosite, delle sindromi dolorose muscoloscheletriche e della dismenorrea. Posologia: l'uso del medicinale è riservato ai soli pazienti adulti. La dose efficace più bassa deve essere usata per il periodo più breve necessario ad alleviare i sintomi, vedere paragrafo 4.4. La dose è di 200 mg una volta al giorno. Le capsule rigide di Dolgosin vanno assunte per via orale dopo un pasto. La dose massima giornaliera a 200 mg. Il rapporto rischio e beneficio deve essere attentamente considerato prima di iniziare il trattamento con la dose giornaliera di 200 mg, valutando anche il peso del soggetto e la gravità dei sintomi, e dosi più alte non sono raccomandate, vedere anche paragrafo 4.4. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4.4. Popolazioni particolari: pazienti con insufficienza renale ed anziani. Si consiglia di ridurre la dose iniziale e praticare una terapia di mantenimento con la dose minima efficace. Si possono considerare aggiustamenti individualizzati solo dopo aver stabilito la buona tollerabilità del farmaco, vedere paragrafo 5.2. Pazienti con insufficienza epatica. I pazienti con insufficienza epatica lieve o moderata devono essere seguiti attentamente e trattati con la dose giornaliera minima efficace, vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 5.2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di chetoprofene non sono state studiate nei bambini. Controindicazioni: Dolgosin ha controindicato nei pazienti con anamnesi positiva per reazioni di ipersensibilità, quali broncospasmo, attacchi asmatici, riniti, orticaria o altre reazioni di tipo allergico al chetoprofene, all'acido acetilsalicilico, ASA, o ad altri antinfiammatori non steroidei, FANS. In questi pazienti sono state segnalate reazioni anafilattiche gravi, raramente fatali, vedere paragrafo 4.8. Dolgosin ha controindicato anche nei seguenti casi: ipersensibilità ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. In corso di terapia diuretica intensiva. Insufficienza renale grave. Forme gravi di insufficienza epatica, cirrosi epatica, epatiti gravi, leucopenia e piastrinopenia. Soggetti con emorragia in atto. Diatesi emorragica. Soggetti con disordini emostatici. Insufficienza cardiaca grave. Ulcera peptica attiva o precedenti anamnestici di emorragia gastrointestinale o ulcerazione o perforazione. Dolgosin ha inoltre controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4.6, ed in età pediatrica.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Dolgosin capsule a rilascio prolungato contiene saccarosio. I pazienti affetti da rari problemi di intolleranza al fruttosio, da malassorbimento di glucosio/galattosio o da insufficienza di sucrasi isomaltasi non devono assumere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Associazioni sconsigliate. Altri antinfiammatori non steroidei, inclusi gli inibitori selettivi della cicloossigenasi 2 e salicilati ad alte dosi. Aumento del rischio di ulcere e sanguinamento gastroenterici. Anticoagulanti, eparina e varfarin, e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dolgosin, capsula a rilascio modificato. insieme ad altri farmaci come Euroscoumedina Euro, Eurosinturma Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Dolgosin, capsula a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dolgosin, capsula a rilascio modificato durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso del chetoprofene durante il primo e secondo trimestre di gravidanza deve essere evitato. L'inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare negativamente la gravidanza o lo sviluppo embrio-fetale. Risultati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I pazienti devono essere informati circa la potenziale comparsa di sonnolenza, capogiri, vertigini, convulsioni o disturbi visibili. In caso di presenza di tali sintomi, devono evitare di guidare, usare macchinari o svolgere attività che richiedono particolare vigilanza. Effetti indesiderati. Come tutti i medicinali, Dolgosin può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. Classificazione delle frequenze attese. Molto comune, a 0 yen 1/10. Comune, a 0 yen 1/100, 1/10. Non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono stati riportati casi di sovradosaggio con dosi fino a 2,5 g di chetoprofene. Nella maggior parte dei casi, i sintomi osservati sono stati di natura benigna e limitati a letargia, sonnolenza, nausea, vomito e dolore epigastrico. Non vi sono antidoti specifici per un sovradosaggio di chetoprofene. In caso di sospetto di un grave sovradosaggio, si raccomanda la lavanda gastrica e l'istituzione di terapie di supporto e sintomatiche per compensare la disidratazione, per monitorare la funzione renale e per correggere l'acidosi qualora presente. In caso di insufficienza renale può essere utile l'emodialisi per la rimozione del farmaco dal circolo. Poiché copyright Dolgosin capsule rigide a rilascio prolungato ha una preparazione a dismissione regolata, è plausibile ritenere che il chetoprofene continui ad essere assorbito per 16 ore a partire dal momento dell'assunzione. Se il paziente ha portato all'osservazione del medico entro breve tempo dall'ingestione di dosi eccessive, va praticato un lavaggio gastrico allo scopo di recuperare i granuli ancora presenti nello stomaco, che sono riconoscibili nel contenuto gastrico. Il trattamento è comunque sintomatico e di sostegno. Dovrebbe altresì essere presa in considerazione la somministrazione di carbone attivato in un tentativo di ridurre l'assorbimento del chetoprofene a cessione lenta. Negli adulti i principali segni di sovradosaggio sono cefalea, capogiri, sonnolenza, nausea, vomito, diarrea e dolore addominale. In caso di grave sovradosaggio sono stati osservati ipotensione, depressione respiratoria e sanguinamento gastrointestinale. Il paziente deve essere immediatamente trasferito a un centro specialistico per iniziare il trattamento sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antinfiammatori/antireumatici non steroidei, codice ATC. M01A03. Chetoprofene è un farmaco d'attività antinfiammatoria e analgesica appartenente alla categoria farmacoterapeutica dei FANS. L'attività antinfiammatoria da porre, proprietà farmacocinetiche. Nell'uomo l'assorbimento di chetoprofene è molto elevato e la sua eliminazione avviene prevalentemente attraverso le urine. La particolare formulazione di Dolgosin assicura livelli ematici costanti e terapeuticamente attivi di chetoprofene, dati preclinici di sicurezza. Le prove tossicologiche hanno dimostrato la bassa tossicità e l'alto indice terapeutico del chetoprofene. La DL50 nel ratto, Epiros, ha di 165 mg/kg. Nel topo, per varie vie di elenco degli eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido, povidone K30, poli, metil, metacrilati, eudragite RS, talco. Costituenti della capsula.
gelatina, titanio biossido, e 171. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Dolgosin, capsula a rilascio modificato a base di chetoprofene sono Alket, Euketos, Ketoplus, Chetoprofene G. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.